Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn hin! Ich will Fegelein sehen! Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! 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 Fegelein, Fegelein, Fegelein. Avete già capito di chi stiamo parlando e soprattutto di chi ha avuto questa esplosione di rabbia, rappresentata al cinema da quel film capolavoro La caduta, cui abbiamo già attinto per l'inizio del video su Felix Steiner. Oggi parliamo di un altro personaggio storico che ha avuto un ruolo centrale nella vita di Hitler e un ruolo cinematografico che ha lasciato un'eredità incredibile sempre in quella pellicola, La caduta, un film che ha ormai più di 20 anni ma che viene continuamente e giustamente citato perché effettivamente è un capolavoro. Oggi parliamo di lui, di Hermann Fegelein, ovvero il giovane ufficiale delle Waffen-SS che fu imparentato con Hitler attraverso il suo matrimonio con Gretel Braun, quindi era cognato di Eva Braun, l'amante di Hitler, e che ebbe una fine atroce che è riassumibile come il vero contrappasso della tragedia nazista. Prima però di entrare nella storia di oggi, lasciatemi ricordare l'importanza della sicurezza online, un aspetto che a noi dentro la storia sta molto a cuore, ne abbiamo anche parlato in alcuni nostri approfondimenti e proprio per questo abbiamo deciso di dotarci di un partner tecnologico all'avanguardia come NordVPN che ci consente di navigare in completa sicurezza ovunque ci troviamo nel globo, accedendo anche a informazioni che non sempre sono riscontrabili in Italia. Questo perché NordVPN, grazie ai suoi servizi, compresa la Threat Protection Pro, ci consente una navigazione completamente al riparo da rischi e anche in grado di bypassare eventuali blocchi frapposti da enti governativi e non solo. NordVPN per noi dentro la storia è la soluzione, lo può essere anche per voi attraverso i piani biennali con un'offerta straordinaria con 4 mesi extra e la consueta garanzia soddisfatti e rimborsati. Potete saperne di più cliccando nei link che trovate in descrizione al video, così come potete richiedere gratuitamente la nostra newsletter visitando il nostro sito di Dentro la Storia. Non perdete questa opportunità perché la nostra newsletter è ricchissima di contenuti ed è a vostra completa disposizione ogni mese. È sufficiente registrarsi. Ma torniamo al nostro personaggio di oggi, a Hans Otto Georg Hermann Fegelein, un uomo, lo potremmo definire, dalle sfaccettature molto complesse, un cavallerizzo provetto, un atleta olimpionico, un ufficiale delle Waffen-SS, un uomo imparontato, anche se non direttamente, con il dittatore, con Adolf Hitler e, incredibile ma vero, anche un profittatore. L'avreste mai detto? Ma come nasce il rapporto tra il nazismo e Hermann Fegelein? Nasce in un luogo che può essere definito come la culla del nazismo. No, non è Berlino, non è nemmeno Vienna, è Monaco di Baviera. Alcuni di voi molto probabilmente lo sapevano già. Monaco di Baviera negli anni '20 è il luogo di nascita prima del partito dei lavoratori tedeschi di Drexler e poi della sua trasformazione nel partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi, l'Onsdap, a guida di Adolf Hitler. È a Monaco che l'Onsdap inizia la propria crescita, è a Monaco che l'Onsdap mette in scena il famoso putsch della birreria, di cui abbiamo già parlato altre volte, trovate altri video nel canale, è a Monaco che Hitler apprende le arti della politica, è a Monaco che Hitler viene condannato a arresti di fortezza di 1 anno ed è da Monaco che parte la forte ascesa del nazismo in tutta la Germania. Quella stessa Monaco in cui Hermann Fegelein cresce alla scuola del padre Hans, una scuola di equitazione, già perché il padre era un provetto cavallerizzo e aveva organizzato in Baviera un sistema di scuole equestri per istruire i giovani all'arte proprio del cavallerizzo. Fegelein inizialmente stava lontano dalla politica, era più affascinato dalla ginnastica e dalla capacità appunto di diventare come suo padre, un cavallerizzo. All'Università di Monaco nel 1925, dopo averla frequentata solo per un paio di semestri, Fegelein aveva iniziato a manifestare delle
simpatie nei confronti della politica tradizionalista e di estrema destra. Lì aveva conosciuto Christian Weber, un Alterkämpfer, un vecchio combattente, uno dei primi membri del partito nazista. Weber lo aveva convinto a entrare in un reggimento di cavalleria, o meglio di polizia a cavallo della Baviera, e Fegelein si era lasciato affascinare dalla possibilità di fare una carriera militare presentando domanda come cadetto ufficiale. La sua carriera in polizia dura appena 2 anni, il tempo di essere scoperto mentre imbroglia agli esami. Già, Hermann Fegelein viene ufficialmente dimesso per motivi familiari, in realtà cacciato dalla polizia, quando all'accademia gli insegnanti si accorgono che quel ragazzo imbroglia, ha rubato negli archivi alcuni test cui si sarebbe dovuto sottoporre lui e la sua classe, semplicemente per avere prima le soluzioni. È furbo Fegelein, ma forse non abbastanza furbo. Quando viene rimandato a casa dall'Accademia di Polizia, Fegelein allora decide di provare la via della politica. Se non è riuscito lui da solo a far carriera, forse con l'aiuto dei nazisti che stanno diventando una forza sempre più presente nella vita politica di Monaco di Baviera e non solo, allora forse in questo modo ci riuscirà. C'è anche da dire che in quel periodo, la seconda metà degli anni 20, vede le formazioni d'assalto del partito nazista, prima le SA e poi le SS, impegnate a dotarsi di reparti di cavalleria. Sembra strano, eppure le squadre di picchiatori delle SA avevano anche un reparto equestre, non certo per le parate o per dei giochi di abilità, semplicemente perché nel caso di scontri di piazza con le milizie socialiste e comuniste, disporre di cavalli poteva essere un'arma in più da sfruttare per disperdere il nemico. Ecco quindi che nel 1930 Hermann Fegelein si unisce al partito nazista e si iscrive contemporaneamente anche alle SA. 3 anni dopo, su impulso in realtà del suo vecchio amico e si può dire anche mentore Christian Weber, si trasferisce dalle SA alle SS. Weber è un Alterkämpfer, è un vecchio combattente e soprattutto ha già capito che le SA sono una fazione perdente, quella destinata a essere spazzata via. Lo si vedrà in seguito con la notte dei lunghi coltelli, trovate il video nel canale. Fegelein trova subito lavoro all'interno delle SS, trova lavoro come istruttore proprio di cavalleria. Non solo, convince lui stesso il Reichsführer delle SS, cioè il capo assoluto delle SS, Himmler, a creare un gruppo equestre stabile. Himmler potrebbe liquidare quel giovane come un semplice sciocco che forse non ha capito esattamente di cosa si stia parlando, di cosa debbano fare le SS, ma ne resta affascinato e gli dà campo libero. Non solo, gli spara anche alle porte della carriera. Nel giro di appena 1 anno, il giovane Hermann Fegelein passa dal grado più basso di ufficiale, Untersturmführer, a quello di capitano, Hauptsturmführer. Passano 2 anni e Fegelein arriva al grado di maggiore, Sturmbannführer, e in quel momento arriva l'occasione della vita, ossia i Giochi Olimpici di Berlino. A Berlino va in scena il trionfo del Reich nazista. Le Olimpiadi vengono riprese con macchine da presa cinematografiche, vengono realizzati dei filmati, tutto per esaltare la potenza nazista. È indubbio che le rappresentative atletiche della Germania debbano essere forti, abili, vincenti. Fegelein decide di partecipare alle Olimpiadi, ma per la sua strada c'è un'altra scuola di cavalleria, quella di Hannover, più tradizionale, che lo esclude dalla squadra olimpica e non gli consente di vincere le medaglie d'oro. Ma Fegelein non ha problemi in questo senso. Ha già capito che il suo futuro è nelle SS e nel partito nazista, quindi continua nella sua opera di scalata all'interno dell'establishment nazista. Il 30 gennaio del 1937 ecco un altro scatto di carriera, Obersturmbannführer, tenente colonnello. Ormai la carriera è spianata, Fegelein ottiene addirittura di trasformare la scuola paterna di cavalleria nella scuola di equitazione principale delle SS. A Monaco di Baviera. È la consacrazione generale. Fegelein a quel punto sta già meditando di prendersi la sua rivincita sulla scuola di cavalleria di Hannover. Sarà lui a capitanare la squadra equestre tedesca alle Olimpiadi estive del 1940. Ma nel frattempo succede qualcosa. Scoppia la Seconda Guerra Mondiale. Le Olimpiadi sono rinviate, anzi annullate. Se ne riparlerà un'altra volta. Fegelein da quel momento in avanti diventa un ufficiale delle future Waffen-SS. Viene creata
un'unità particolare, la Totenkopf Reiterstandarte, il reggimento di cavalleria testa di morto. È un'unità delle SS, ufficialmente sotto il comando dell'Orpo, l'Ordnungspolizei, la polizia d'ordine. In realtà è il nucleo delle future divisioni di cavalleria delle Waffen-SS. All'interno di questo particolare reggimento, Fegelein ha potere assoluto. Nonostante lui stesso, oltre ad altri ufficiali, non abbiano mai frequentato la scuola ufficiali, quella vera dell'esercito tedesco, Fegelein ha pieno potere tanto sull'addestramento quanto sugli ordini. Il suo entusiasmo, la sua fede nel nazismo, la sua cieca volontà di combattere al fianco delle truppe regolari lo portano sotto l'attenzione di Friedrich Wilhelm Krüger, un generale dell'SS che si occupa della sicurezza della polizia. Così Fegelein inizia a collaborare con la Gestapo a Varsavia. Viene incaricato di reprimere le occasionali rivolte da parte dei polacchi. Viene incaricato di bastonare a morte gli ebrei nel ghetto quando questi si mettono in fila per il cibo. Non solo, Fegelein intuisce la possibilità di arricchirsi grazie alla guerra e alle miserie dei polacchi. Fa requisire qualunque ricchezza possa esserci, che sia davvero di oro o di moneta, ma anche di vestiti o di cibo. Tutta questa avidità costa a Fegelein una denuncia non per appropriazione indebita, che verrebbe liquidata solo con uno schiaffetto sulle mani. È una denuncia più pesante. All'interno delle SS si viene a conoscenza della grave debolezza di Fegelein per le donne. Fegelein ha delle amanti polacche. Una di queste è rimasta incinta. Per il regolamento interno delle SS, che devono mantenere puro il sangue ariano tedesco, avere delle amanti di razza inferiore e addirittura una di queste incinta potrebbe partorire un figlio per metà tedesco, è qualcosa di intollerabile. Fegelein è costretto a rinunciare alle sue amanti. L'amante incinta è costretta ad abortire. Reinhard Heydrich, il capo del Reich Sicherheitshauptamt, vorrebbe anche andare a fondo sulla questione, a costo di sbattere Fegelein fuori dalle SS, ma si scontra in questo caso con Himmler. Himmler protegge Fegelein. Per quale motivo? Lo si scoprirà dopo, molto più avanti. Non è solo una questione di cieca obbedienza, non è esclusivamente una materia di fedeltà al nazismo. Fegelein, da bravo donnaiolo, ha già puntato una nuova preda. Nel frattempo la guerra evolve, la campagna di Francia si è conclusa, è arrivata l'ora dell'operazione Barbarossa, dell'invasione dell'Unione Sovietica. L'unità di cavalleria di Fegelein viene aggregata inizialmente all'87esima divisione di fanteria. Agisce nella zona d'operazione della nuova non armata vicino a Białystok. La cavalleria delle SS è entusiasta, ma non è esattamente preparata a un conflitto moderno. È il motivo per cui Fegelein, pur dimostrando grande coraggio e collezionando croci di ferro, prima di seconda classe e poi di prima classe, perde molti uomini. Ecco quindi che Fegelein stesso si rende conto di come la guerra abbia cambiato i suoi costumi. La cavalleria sia diventata solo uno strumento da retrovia o al limite da riserva mobile. Se ne accorge anche Hitler, che ordina un riassesto delle unità di cavalleria. Vengono poste sotto un generale dalla nomea davvero terribile. È Erich von den Bach-Zelewski, un massacratore. Von den Bach-Zelewski è l'uomo delle repressioni e proprio per una repressione manda la cavalleria di Fegelein in una zona oggi proibita, non per motivi religiosi, per motivi sanitari. Manda Fegelein nelle paludi di Pripyat. Sì, avete capito bene, la zona in cui sorge la centrale di Chernobyl, la zona contaminata. All'epoca non è una zona radioattiva, è chiaro, ma la gente del posto l'ha sempre definita la palude dalle acque nere. Perché? Perché quelle acque malsane, secondo la gente del posto, sono sempre state intrise come la terra del sangue umano. E Fegelein, nella zona di Pripyat, fa di tutto per rispettare la nomea. I massacri delle paludi di Pripyat passano alla storia. La cavalleria di Fegelein massacra senza pietà chiunque trovi sul proprio cammino. Ebrei, partigiani, civili, contadini, vengono tutti uccisi senza pietà. Le paludi di Pripyat diventano un cimitero. Quel massacro indiscriminato piace moltissimo ai superiori delle SS, che danno l'autorizzazione a Fegelein a costituire effettivamente un reparto di Waffen-SS. Ormai i tempi sono maturi, non si parlerà più di Kampfgruppe Fegelein. A partire dal 20 aprile del 1943, Hermann Fegelein diventa il comandante
dell'8ª divisione di cavalleria delle Waffen-SS, la Florian Geyer. Come sempre, gli incarichi sono di repressione partigiana. Repressione che nel corso dell'operazione Seydlitz prevede l'attacco a varie postazioni di partigiani sovietici. Le postazioni dei partigiani vengono attaccate, devastate, distrutte, una dopo l'altra. Fegelein sul campo di battaglia nella zona di Komel diventa noto come una specie di diavolo che assieme ai suoi uomini spietatissimi assaltano i villaggi, danno fuoco alle case, rastrellano i civili e minacciano con le armi chiunque sospettino di essere, se non un partigiano, un fiancheggiatore. Durante una di queste operazioni, il 30 settembre del 1943, Fegelein viene ferito abbastanza gravemente. È un partigiano a sparargli. Sopravvive Fegelein, viene portato in ospedale dove resta alcune settimane e proprio mentre è ricoverato riceve la visita proprio di Hitler e la Croce tedesca d'oro. Ormai la sua carriera è inarrestabile. Al rientro in servizio, Himmler in persona lo assegna allo staff del quartier generale di Hitler. È non più un comandante di divisione, ma un ufficiale di collegamento e alto rappresentante delle SS presso l'alto comando. Fegelein ormai è inarrestabile. Il 20 luglio del 1944 c'è anche lui nella Lagerbaracke alla Tana del Lupo, a Rastenburg. È presente quando la bomba posizionata dal colonnello von Stauffenberg esplode. Fegelein se la cava con una piccola ferita alla coscia sinistra. Niente di grave. Altri saranno meno fortunati, lo sappiamo. Ma Fegelein stesso, da quell'esperienza alla Tana del Lupo, ricava qualcosa di più. Rinnova la sua sete di sangue. Si propone per le squadre della morte incaricate di stanare, arrestare e eseguire le condanne dei congiurati. Non gli viene concesso di partecipare a questa mattanza, ma in compenso Fegelein può avere copia sia delle fotografie che dei filmati delle esecuzioni, delle uccisioni ad esempio di Karl Goerdeler, ex Gauleiter di Lipsia, che viene appeso a un gancio da macellaio con una corda di pianoforte attorno al collo, oppure alla esecuzione di un altro personaggio chiave, l'ex diplomatico Ulrich von Hassel. Si vanta di tutto ciò Fegelein. Si vanta nella cerchia degli militari e dei nazisti. È diventato un intoccabile. Anche perché un mese e mezzo prima quell'esplosione aveva sposato a Salisburgo Gretel Braun, la sorella di Eva, l'amante ufficiale di Hitler. Sposando Gretel, Hermann Fegelein aveva completato la sua ascesa al potere. Nessuno avrebbe mai osato nemmeno criticarlo. Era entrato nella cerchia ristretta e nessuno avrebbe neanche avuto più il coraggio di denunciarlo come era avvenuto a Varsavia, nonostante fosse noto nell'ambiente nazista, che Fegelein continuava a spassarsela alle spalle della moglie, a frequentare altre donne e a ubriacarsi in delle feste che venivano organizzate tanto a Berlino quanto in altre location molto apprezzate dai nazisti. Secondo Martin Bormann, per Fegelein la sua vita e la sua carriera altro non erano che un continuo divertimento. Ma ogni divertimento ha una fine e per Fegelein la fine della festa arriva nell'aprile del 1945. Già da diversi mesi Hitler aveva deciso di rintanarsi nel Führerbunker sotto la cancelleria. Era chiaro a tutti che la battaglia di Berlino sarebbe stato il momento finale della guerra. Ma se Hitler era determinato nel suo pappagallesco slogan o vittoria o morte, e se alcuni tra i suoi collaboratori, pensiamo a Goebbels, la pensavano allo stesso modo, qualcun altro non era esattamente d'accordo. Questi qualcun altri, perdonate il neologismo, erano il suo capo, Himmler, e prima ancora Göring. Dopo che Göring era stato messo agli arresti, dopo che Himmler stesso aveva mandato un telegramma a Hitler facendo intendere di essere disposto a lottare fino alla fine, salvo farsi scoprire mentre dialogava col conte svedese Folke Bernadotte per trattare la resa, Hitler era diventato paranoico, non si fidava più di nessuno e chiedeva aggiornamenti costanti sulla posizione non solo delle truppe, ma anche dei suoi più fidati collaboratori. E qui la carriera, la fortuna e la vita di Hermann Fegelein finiscono. Fegelein doveva trovarsi nel bunker con Hitler e con sua moglie, ma appena inizia la battaglia di Berlino, appena la capitale del Reich è circondata dall'Armata Rossa, Fegelein scompare. Il tradimento di Himmler, come abbiamo detto, rende Hitler paranoico. Ordina Hitler che tutti i suoi più fedeli collaboratori vengano aggregati al Kampfgruppe Mohnke. Wilhelm Mohnke è l'ultimo ufficiale
fedele a Hitler. Gli è stata affidata la difesa non solo del Führerbunker, ma praticamente di tutta Berlino. Il suo Kampfgruppe, della composizione mista, ma della grandezza circa di una brigata, è destinato a una lotta disperata, impari e ovviamente impossibile da vincere. Ed è proprio in quelle ore convulse che Bormann esprime una preoccupazione a Hitler, o forse è solo una rivincita morale e politica. Fegelein non si trova, non è nel bunker, non è fuori sulle barricate a combattere. Monke stesso non sa dove sia. Dov'è Fegelein? Non è nemmeno a fianco di Gretel, che è incinta, all'ultimo mese di gravidanza. Tra l'altro il bambino nascerà il 5 maggio, pochi giorni prima della resa totale della Germania. Dov'è finito Fegelein? Portatemi Fegelein! Urla Hitler nel bunker. Bring me Fegelein. Ma dov'è finito? Lo si scopre dopo alcune indagini che vengono condotte dalle SS. Fegelein è a Charlottenburg, un sobborgo elegante di Berlino. È in compagnia di una delle sue amanti. Era già in abiti civili, aveva dismesso la divisa. Con sé 3 valigie, 2 di effetti personali e vestiti e un'altra di denaro, contante, tedesco, inglese e svizzero, oltre ad alcuni gioielli appartenuti alla moglie, Gretel. L'amante è una ballerina di origini ungheresi. Fegelein viene immediatamente arrestato. Secondo uno dei militari delle SS sarebbe addirittura ubriaco il comandante della cavalleria delle Waffen-SS, ma non ci sono prove di questo. Hitler in persona, furibondo, ordina la corte marziale immediata. Eva Braun prova a intercedere. Sua sorella è all'ultimo mese di gravidanza, non sarebbe giusto privarla di un marito e privare il bambino di un padre, ma Hitler è sordo a qualsiasi richiesta. Eva prova sino all'ultimo a giustificare le azioni di Fegelein, che in realtà una giustificazione non hanno. Quelle azioni sono indegne secondo il codice militare e ancor più indegne per un dittatore ormai all'ultimo stadio della follia. Salvarsi non si può, si deve combattere fino a morire. Questo vuole Hitler, anche per un suo ex fedelissimo. La corte marziale è composta da Wilhelm Monke, dal generale Burgdorf che aveva portato il veleno a Rommel un anno prima, da Hans Krebs e dal Gruppenführer Johann Rathenhuber. Fegelein rifiuta in quell'occasione di rispondere agli ordini di Hitler, dichiara di essere responsabile delle sue azioni e di poterne rispondere soltanto al suo diretto superiore, che sarebbe Himmler. Mossa davvero stupida. Fegelein trema tutto davanti alla corte marziale, trema per rabbia, trema per una bottiglia di vodka che ha bevuto prima della corte marziale, trema perché è febbricitante, arriva anche a vomitare a un certo punto. Fa fatica a reggersi in piedi, arrivano 2 robusti militi delle Waffen-SS a tenerlo in piedi, dritto, mentre la corte marziale conclude il proprio lavoro. È passata appena un'ora dalla sua convocazione. Monke si dichiara convinto che Fegelein sia colpevole di flagrante diserzione, pena la morte per fucilazione. Fegelein viene affidato al generale Rathenhuber. È lui a dover istruire e comandare il plotone d'esecuzione. Fegelein viene portato nella zona interna del bunker che prevedeva l'autorimessa, messo al muro e fucilato. Ci sono versioni discordanti esattamente sulla fucilazione di Fegelein. Secondo alcuni testimoni non sarebbe stato un regolare plotone d'esecuzione, ma sarebbe stato lo stesso Rathenhuber a sparare a Fegelein mentre si trovava con la faccia al muro, o addirittura sarebbe stato un membro del servizio di sicurezza che prima ancora dell'ordine di Rathenhuber avrebbe estratto la Luger dalla fondina e gli avrebbe sparato alla base del cranio. Finisce comunque così la storia terrena di Hermann Fegelein, l'ex pupillo di Hitler, il cognato di Eva Braun, il maestro dell'arte equestre, l'uomo che era riuscito a far carriera inizialmente sfruttando la sua abilità coi cavalli e poi scalando le gerarchie interne, un po' per vanagloria, un po' per meriti sportivi e un po' per fanatismo. I genitori di Fegelein e suo fratello Waldemar sopravvissero alla guerra. Gretel diede alla luce il figlio che aspettava dal marito il 5 maggio. Ottenne dalla sorella Eva, che si sarebbe suicidata assieme a Hitler, una piccola eredità. Il bimbo, anzi esattamente la bimba di Gretel Braun, chiamata Eva Barbara, mantenendo però il cognome Fegelein, chiamata in onore proprio della zia. Visse fino all'aprile del 1971. Si suicidò Eva Barbara Fegelein per una delusione d'amore. Il suo fidanzato era appena morto in un incidente d'auto. La madre,
Gretel Braun, le sopravvisse fino al 1987, morendo a 72 anni, a Monaco di Baviera. Lì dove tutto era iniziato, dove era iniziata la follia nazista, dove sua sorella aveva incontrato il futuro dittatore, dove era nato, cresciuto e aveva mosso i primi passi. Hermann Fegelein, l'ufficiale, il cavallerizzo, l'atleta, il donnaiolo, il bevitore, il massacratore, il vigliacco. Nell'immagine comune Fegelein resta dipinto con quell'urlo, un urlo lacerante, pronunciato da Hitler. Portatemi Fegelein. È una delle ultime dichiarazioni del Führer, la volontà di chiudere i conti con tutta la Germania. Non contava il fatto che Fegelein potesse avere un rapporto familiare con lui, né che fosse sposato con la sorella della donna che amava. Fegelein si era rivelato un traditore, così come lo stesso Hitler aveva bollato come traditori moltissimi generali, anche quelli che avevano fatto di tutto, anche rispettando gli ordini più assurdi, per una guerra che era impossibile da vincere. E allora, ripensando a quel film, La caduta, alla figura di Hermann Fegelein, portato egregiamente sullo schermo dall'attore tedesco Thomas Kretschmann, cosa possiamo dire? Che Hermann Fegelein ha vissuto una vita di contrasti e contraddizioni. È stato una rivista, ma è stato anche molto abile. È stato un uomo assetato di sangue, ma anche un uomo capace di tenerezze. Ha amato molte donne, ma ha potuto avere, alla fine, solo una figlia. È stato un fedele di Hitler, ma lo ha anche tradito. Dentro di sé ha incarnato tutta la tragica realtà di un regime brutale, quello nazista, che si affermava come salvatore del mondo, quando in realtà lo voleva distruggere e bruciare il mondo. Esattamente ciò che aveva fatto Fegelein in Ucraina, alla testa dei suoi squadroni di cavalleria. Esattamente quello che stava facendo l'Armata Rossa a Berlino, mentre Fegelein cercava di fuggire con la sua amante ungherese, in abiti civili e con gli ultimi preziosi su cui era riuscito a mettere le mani. Fegelein è stato un atleta, un cavallerizzo, un soldato, un marito, un amante, ma anche un ladro, un profittatore, un uomo subdolo. Tutti i vizi del nazista li ha incarnati perfettamente, e se proprio si vuole avere una fotografia precisa di Fegelein, basta guardare quella contenuta nella sua scheda all'archivio delle SS a Berlino, la scheda che ritrae un uomo sorridente, dal ghigno stampigliato in volto, convinto di essere un intoccabile. Ma non esiste l'intoccabilità, anche perché certi errori si pagano sempre, e Fegelein il suo ultimo errore lo ha pagato con la vita. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn eben. Ich will Fegelein sehen. Sofort! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Bringen Sie mir Fegelein!